Ragazzi, buongiorno a tutti. Avete visto il video sulla propagazione della batata o patata americana? Bene, quindi anche voi avrete queste belle piantine radicate e adesso è giunto il momento di metterle a terra. O le mettiamo nei vasetti, che è la cosa migliore, oppure le possiamo anche mettere da radice direttamente nell'orto. Vedete che qua abbiamo la nostra cimetta che abbiamo fatto radicare. Andiamo a metterla su un terreno, attenzione che batata o patata americana non va coltivata come la patata, perché la patata e la batata sono due cose diverse. La patata è una solanacea, questa qui è una convolvolacea, quindi stiamo parlando di due robe diverse. Poi il prodotto che viene fuori è simile, ma solo il prodotto. A livello di coltivazione siamo su due pianeti diversi. Per esempio, la patata la mettiamo a circa 30 cm una dall'altra. La batata la andiamo a mettere a 50 cm, un metro, ha bisogno di tantissimo spazio. Ha bisogno di un bel terreno ricco in sostanza organica, nutrienti e umido, a differenza della patata che predilige terreni magari un po' più poveri e meno la bagniamo meglio è. Quindi consigliatissima la pacciamatura con la manichetta. Andiamo a mettere le nostre piantine facendo un buco e andiamo a dargli molta acqua. La scelta della pacciamatura è proprio perché queste piante hanno bisogno di tantissima umidità, molta umidità, coperto in questo modo, la bagniamo tanto e il terreno deve essere ben ricco di letame. Eccoli qua, vedete, 50 cm di distanza l'uno dall'altra, telo pacciamante. Le andiamo a mettere a dimora tra aprile e maggio e anche qui con la patata troviamo una bella differenza, perché la patata la andiamo a mettere a febbraio-marzo, invece qua siamo 1-2 mesi avanti, poi dipende se siamo al nord o al sud chiaramente. E non va mai rincalzata, anche per questo ci viene comodo la pacciamatura, perché la patata sviluppa patate sul fusto principale, invece la batata sviluppa batate sotto nelle radici, quindi dobbiamo dargli spazio, non in altezza ma in larghezza, spazio in larghezza, umidità e tanto nutrimento. Acqua, 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 acqua ed eccole qua poi quando stanno crescendo. Queste sono le nostre belle batate che stanno crescendo. Vedete quanto spazio che prendono? Qua siamo a 50 cm l'una dall'altra, che possiamo tenere tranquillamente un metro. Guardate già come si è ampliata, ancora non ha fiorito, perché questa pianta quando fiorisce fa delle belle campanelle che sono anche molto estetiche, quindi questa pianta anche da tenere in giardino è una gran bella pianta. Quindi avanti così, pacciamatura, terreno bello ricco, acqua, acqua tutta l'estate e poi vi faccio vedere cosa succede. E quindi ragazzi, eccoci qui, manteniamo il terreno bagnato, facciamo crescere, guardate come sono cresciute le nostre batate. Io ho tirato un po' lungo, apposta per farvi vedere cosa succede a tirar lungo. L'ideale è raccogliere la batata a fine agosto, i primi di settembre, in modo da avere una pezzatura giusta. Più andiamo avanti, la batata non è come la patata, che a un certo punto la pianta secca e la patata come resta. La batata va avanti a crescere. E cosa succede se va avanti a crescere? Guardate qua, questa pianta qui è molto bella, a me piace un sacco, ha fatto anche tutti i fiorellini, tutti questi bei fiorellini, con queste foglie belle rosse o gialle, in base alla varietà che è. Dov'è? Eccolo qua, mi è scappato. Quindi anche a metterla in un vaso, a metterla in un angolo del giardino, comunque ci fa da riempimento, ci fa una bella bordura che è anche... no, profumare non profuma, però è molto bello. Cosa succede? Più la facciamo crescere, più la facciamo crescere, più la facciamo crescere, più lei cresce ragazzi, guarda qua. Come ci troviamo le nostre batate a fine ottobre. Andiamo con una forca sotto per bene e solleviamo. Giù sotto bene, solleva, solleva, solleva. La foglia si può anche mangiare, si può usare come gli spinaci. Dov'è che sei? Dove sei, maledetta? Ecco qua. Vedete come sono grosse?
più aspettiamo e più loro crescono. Queste già sono 3 le più piccole di oggi. Adesso vi faccio vedere un'altra pianta che ci sono delle batate che sono tremende. Guarda, guarda questa. Questa qui, ragazzi, è troppo grossa. A livello commerciale la batata bella è questa qui o questa qui. Questa qui è esagerata. Guardate qua che roba. Adesso ve ne faccio vedere un'altra ancora. E qui siamo all'esasperazione del post attesa. E vabbè, questa qui è un grande gigante dolce. Guarda qua che diavolo ha fatto questa pianta. Tenete conto che questa batata è buonissima lo stesso, ok? Però oggi è meglio fare della pezzatura più piccolina, quindi chiaramente un conto se abbiamo questa, noi ce la cuociamo, ce la mangiamo. Questa qui la dobbiamo tagliare, eccetera, diciamo che costa la metà quando la andiamo a pagare, quando la andiamo a vendere, la dobbiamo far pagare la metà del prezzo, quindi l'ideale è raccoglierle in settembre e avere tutte batate di questa pezzatura qui, massimo questa qui, siamo esagerati. E quindi ragazzi, io adesso raccolgo queste e me le mangio tipo insalata cotta, le taglio tipo spinaci e li faccio saltare. Queste qui me le mangio bollite, saltate, faccio gli gnocchi eccetera, e fatemi sapere anche voi se siete riusciti a coltivare con successo la batata, dato che è un tipo di verdura che si vede poco negli orti domestici. Per questo video è tutto, se avete delle domande scrivetemele nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, un saluto dal contadino Nick e dalla batata gigante.